Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere due marketplace per quanto riguarda gli NFT che interagiscono con la blockchain di Cardano. Ci permettono di andare ad acquistare e vendere gli NFT in totale sicurezza, velocità, ma soprattutto con commissioni molto basse girando sulla chain per l'appunto di Cardano. Andiamo a vedere il funzionamento di questi marketplace ovviamente dopo la sigla. Sulla pagina di JPG Store, che è un marketplace per quanto riguarda gli NFT sulla chain di Cardano. Molto semplice, pulito, permette di comprare e vendere NFT veramente in modo semplice e veloce. Per poter operare all'interno di JPG Store bisogna avere un wallet non custodia collegato, come ad esempio Nami Wallet. Al suo interno bisogna detenere ovviamente ADA, sia come valuta di scambio ma soprattutto come valuta per il pagamento delle fee. I wallet supportati, come vedete, sono Nami Wallet, CC Vault e Flint in versione beta. Per poter installare e scaricare Nami Wallet vi dovete collegarla alla pagina ufficiale namiwallet.io e andare a scaricare l'estensione per il vostro browser. È un'estensione esattamente come MetaMask. Quindi veramente semplice e intuitivo il suo utilizzo. Mi raccomando, una volta che avete installato Nami Wallet vi chiederà di creare il vostro account con le frasi segrete e, come vi ricordo sempre, le frasi segrete sono importantissime per la vostra sicurezza, soprattutto per il restore del wallet. Quindi copiate e custodite in un posto sicuro le frasi segrete. Dopodiché si aprirà questa schermata una volta che avrete creato il vostro account. Per ricevere Cardano, per ricevere i vostri ADA è facilissimo, basta andare su Receive, si apre questo QR, si apre questa schermata con un QR code oppure con la possibilità di copiare l'indirizzo. L'indirizzo copiato lo potete incollare nei vari exchange dove detenete ADA per poterli inviare a Nami Wallet. Una volta che è collegato tutto correttamente si può interagire all'interno di questo marketplace. Attualmente ci sono oltre 100.000 NFT in vendita all'interno di questo marketplace. Da questa schermata si può cercare un NFT in particolare tramite collezione oppure si può andare a effettuare la ricerca per gli NFT appena listati, il prezzo più alto o il prezzo più basso. Qualora sapessimo già il nome di un NFT che ci interessa, possiamo andarlo a cercare sulla voce NFT by name. Ancora più a destra possiamo andare a selezionare gli NFT che sono stati autenticati o meno. Supponiamo di voler andare ad acquistare un NFT, clicchiamo sull'NFT, andiamo a vedere il proprietario, il policy ID, l'asset ID e il prezzo degli NFT. In questo caso 3.999 Cardano uguale 4.719 dollari. Avendo la spunta NFT verificato, si ha la certezza che si va a comprare un NFT autenticato e non una copia. Qua sotto possiamo vedere anche tutte le altre collezioni che ha creato. Volessimo acquistarlo, si va su Buy NFT e si procede all'acquisto. Una volta acquistato l'NFT, che quindi si andrà a pagare l'NFT più le commissioni per l'utilizzo del marketplace, potremo andare a vedere la nostra collezione, i nostri NFT, le nostre transazioni, cliccando sull'importo dei nostri ADA vicino a Nami Wallet. Vediamo i nostri NFT sotto la voce My NFT, for sale o attività, qualora avessimo delle transazioni in essere. Il secondo marketplace che andiamo a vedere in questo video si chiama cnft.io ed è sempre sulla blockchain di Cardano. Per utilizzare questo marketplace bisogna creare un account e una volta che avete creato l'account bisogna andare sul profilo personale, cliccare su Wallet, Add Wallet e andare a collegare uno di questi wallet non custodial che permette l'interazione con gli smart contract, la vendita e la ricezione degli NFT. Vale sempre il discorso che vi ho fatto prima: per interagire con questi marketplace e con i wallet non custodia bisogna avere ADA per l'acquisto di un NFT e per il pagamento delle fee, che è una cosa importante. Per quanto riguarda la home page abbiamo la possibilità di vedere la valutazione di Cardano ADA, il suo valore, l'oscillazione nelle 24 ore, la market cap. Cliccando su Find Out More ci porta alla pagina di CoinGecko per andare a vedere i grafici di Cardano. Cliccando alla voce attività
andiamo a vedere i progetti suddivisi in classifica. Alla voce Marketplace possiamo notare che ci sono oltre 35.000 NFT disponibili all'interno di questo store e possiamo come sempre andare a limitare la nostra ricerca per categoria, come ad esempio la suddivisione tra progetti, la suddivisione per i tipi di vendita, che sia acquisto diretto oppure asta, andare a selezionare un range di prezzo o effettuare la ricerca con i recenti listaggi, il prezzo più basso, il prezzo più alto, le aste che stanno per finire o i più visualizzati. Qualora avessimo già dei token non fungibili all'interno del nostro portafoglio, sempre sulla home page, andando in basso, possiamo andare a inserire l'indirizzo del nostro portafoglio per andare a visualizzare i nostri NFT. Per andare a acquistare un NFT, anche in questo caso è semplicissimo, si seleziona un NFT che vogliamo acquistare, si apre questa schermata dove vediamo in grande il nostro NFT, a chi appartiene, quante visualizzazioni al momento ha ottenuto, la possibilità di metterlo tra i nostri preferiti e di condividerlo su Twitter, Telegram e Facebook. Vediamo il suo prezzo, 52 ADA, cliccando su acquista subito ci porta alla connessione di un nostro portafoglio e la possibilità di acquistarlo. Più sotto vediamo l'asset name, l'asset ID, la policy ID, la quantità e quando è stato mintato. Diversamente, per poter vendere un nostro NFT bisogna cliccare su Sell, avere già degli NFT disponibili sui nostri portafogli e poterli così andare a mettere in vendita. Al momento uno dei migliori store per quanto riguarda gli NFT su Cardano. Implementeranno successivamente anche un Launchpad all'interno di questo store e un DEX per poter andare a scambiare le nostre criptovalute e molto altro ancora. Quindi uno store da mettere nei preferiti e da osservare nei mesi successivi per quanto riguarda il suo sviluppo, in particolare qualora dovessero decidere di lanciare eventualmente un token dedicato. Da non fare mai qualora vogliate interagire con gli NFT, collegare i wallet degli exchange, perché questi wallet non sono compatibili con gli smart contract per quanto riguarda gli NFT. Quindi mi raccomando, se non volete perdere le vostre transazioni, se non volete perdere i vostri NFT, non collegate mai i wallet degli exchange, ma utilizzate sempre portafogli non custodial. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato interessante. Vi invito, per supportare il mio lavoro, ad iscrivervi al canale, che è un'azione che implica pochi secondi, ma per me ha un valore inestimabile. Inoltre vi invito ad unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e ricevere l'assistenza di cui avete bisogno. Noi ci vediamo prossimamente, ciao a tutti!